Aperiti e apericè, aperito, aperilu, aperima, aperime, aperigi e c'è pure aperide. Ma per fortuna poi che arriva un altro aperisabato. Non è spuntino né pausa caffè, è un aperisabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buon aperisabato a te. Buon aperisabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina? ed Antonio. Silvina è tornata con il brevetto da subacqueo. Ci sei riuscita finalmente a Sì, farlo. sì. Era un sogno che avevi da tanto tempo, coltivare da tanto tempo. Tu ami anche fare delle immersioni subacquee, però questa volta hai detto basta. Avevo fatto alcune, ma Sì. questa volta dicevo no, per forza devo avere questo patentino, questo brevetto. E non lo volevo fare ad Amburgo, veramente, lo devo confessare, e sono andata in Egitto. In Egitto di nuovo. Per Aperisabato uno fa tante cose. Sì. Che bel sacrificio che hai fatto. Sì. E comunque immergersi nel Mar Rosso è, diciamo che è un po' diverso da immergersi qui nel Mar Nord. Sì, devo cominciare qua in una piscina. Una piscina. È stata veramente dura, un'esperienza molto dura, ma è da raccomandare. Se uno deve avere molto autocontrollo, avere la volontà, la pazienza e la voglia, soprattutto, e amare il mare. Tantissimo. Bisogna veramente rispettare questo elemento. E tu hai fatto anche delle immersioni, però con cognizione di causa, insomma, avevi anche prima l'obbligo di conoscere delle nozioni base su come funziona l'erogatore, dei rischi che comporta magari. Sì, no. per forza si deve iniziare, sì, che non è una profondità enorme, ma comunque quello vuol dire tanto, perché c'erano delle manovre, per esempio per me, come togliersi la maschera sotto l'acqua, che io porto le lenti a contatto, era veramente orribile. E Ahmed, il mio istruttore, mi diceva no, lo devi fare. È stato bravissimo. Molto paziente. E allora, Sì. vediamo un attimo com'è andato? Vediamo. Dai, vediamo. Ciao ragazzi, sono in Egitto. Ma che succede se un irrefrenabile desiderio di immergermi ed esplorare il mondo subacqueo? Se sono curiosa di scoprire nuovi ambienti sottomarini, abitati da pesci e creature meravigliose? Eh sì, sarò costretta a fare il brevetto subacqueo. Perciò oggi mi aspetta la mia muta subacquea con tutta l'attrezzatura per fare il brevetto. Ma non si tratta solo di nuotare come un pesciolino. Devo studiare. Vi racconto cosa facciamo adesso. Andiamo a Garum Soraya. Garum vuol dire camello e Soraya piccolo, è il piccolo camello. Che è questa zona di qua. Prima andiamo a questa scogliera, che sono 14 metri sotto l'acqua. C'è una di 18, ma oggi no, perché ancora non devo fare 18 metri. Dopo veniamo a questa parte di qua, 15, e facciamo un giro.
Congratulations. Ho passato la verifica! Open! What the diver! Bene Silvina, allora oggi abbiamo un altro ospite qui in studio, un grande amico anche, è un ballerino, Sì. un attore, lo presentiamo insieme? Presentiamo Allora, Giovanni Zocco. Grazie, sono felice di essere qui. Come mai è nata questa passione tua per il ballo, no? Perché ti sei iniziato nel ballo. Sì, veramente. questa è la mia prima passione, cioè mia mamma mi racconta che fin da piccolo ancora non potevo camminare e mi faceva ballare, così mi metteva con i piedini sopra i suoi piedini. Tenero. Vengo da un piccolo paesino al centro della Sicilia e lì c'erano sempre occasioni così per incontrarsi, ballare insieme. E quindi così è iniziato, però poi con l'andare del tempo così guardando il sabato sera gli spettacoli che so fantastico, ho queste immagini fisse che mi ritrovo davanti alla televisione e faccio questi balletti davanti alla televisione, quello che faceva Raffaella Carrà, Iter Parisi, Lorella Cuccarini, Enzo Paolo Turchi, Enzo Paolo questi Turchi, famosi perfetto, coreografi. sì. Insomma. Allora, Giovanni è il Billy Elliot siciliano. Sì. E si può dire, sì, perché c'è nessuno È paragonabile la storia. l'avrebbe detto, perché tutti naturalmente dicevano che bravo Giovanni, o perlomeno, ma non ero solo io nel paese, cioè, c'era questa vena un po' artistica, sia anche portata a scuola da alcuni insegnanti che venivano fuori dal paese, e poi grazie a un regista e attore musicale, attore teatrale, il signor Carlo Zappalà, che tramite lui poi abbiamo iniziato a fare teatro semiprofessionale. Quindi lui una volta andato in pensione ha comprato una casa lì nel paese e così ci ha introdotto nel mondo del teatro. E quindi da lì è nato tutto. Poi pian piano, dopo il liceo che ho fatto a Catania, c'era il fatto di dire ok, cosa faccio adesso? Quindi mio papà, mia mamma, naturalmente prendi una strada in cui che ti permetta di guadagnare dei soldi. Questa è la cosa principale. Come ballerino è un pochino foglio di difficile, carta che ti aiuti così ad avere qualcosa di sicuro. E poi è stato questo il passo di venire in Germania, sì. Poi naturalmente l'inizio qui in Germania è difficilissimo, non parlavo la lingua, quindi mi sono venuti altri 3 anni per iniziare poi con la scuola di musical, prima a Mannheim e Speyer, ho studiato 2 anni lì e poi altri 3 anni ad Amburgo alla Stage School e un altro anno a Londra al London Studio Center. Dopodiché ho iniziato subito a lavorare come ballerino su Renata Crociera. Sì. E questo lo E lì hai fatto un... Sì, non so questo se è dire stato- un bel viaggio. Tanti viaggi al Tantissimi mondo. viaggi, sì, questo è stato uno dei lavori più belli che ho fatto fino adesso, perché innanzitutto sulla nave avevo uno status di passeggero. Sì. E quindi facevo solo gli spettacoli di 2-3 giorni e il resto era libero per me, quindi Fantastico. ne approfittavo per visitare i posti dove andavamo e ho visto quasi tutto il mondo, mi manca solo l'Africa e l'India, però altrimenti sono stato ovunque. Che bello. Bella vita. Però per i bambini voi fate anche qualcos'altro, no? Fate un programma bellissimo per i bambini piccolissimi, veramente. Bambini piccolissimi, In età piccolissimi. prescolare o addirittura pre-asilo. Pre-asilo. Sì, Diciamo che- sì, da un anno in poi eh, abbiamo un pezzo che si chiama Kleine Entdecker, piccoli scopritori o pequeños descubridores, perché lo facciamo in 3 lingue. Lo facciamo anche in inglese. Sì. Ed è stato innanzitutto un'idea di Silvina, che ha scritto anche, che ha scelto le musiche, naturalmente ha scritto un abbozzo del testo e poi piano piano l'abbiamo sviluppato sempre di più fino a renderlo così un po'
completo ed è uno spettacolo veramente che... Sì, io l'ho visto, perciò i bambini ridono, veramente piccolissimi, però percepiscono subito, insomma, sono concetti molto molto semplici, ecco perché un po' per rifarsi, insomma, il successo dei Teletubbies era proprio quello perché c'erano le cognizioni proprio base per i bambini, quindi però vedere delle persone che agiscono e fanno queste cose come un piccolo teatro, abituarli già da bambini al teatro è una cosa importantissima. E si lavorano tutti i sensi, no? Sì, certo. Si lavora molto con i colori, la percezione. Non stiamo davanti a una televisione o davanti a uno schermo. Poi, oltre a questo, naturalmente abbiamo parlato anche di Staatsoper, praticamente il balletto dell'opera qui di Amburgo. Io, come ho detto prima, ho lavorato tantissimi anni sulle navi da crociera, però dal 2008 sono fisso adesso ad Amburgo di nuovo e da lì ho iniziato con la mia attività di libero professionista e tra l'altro anche facendo dei progetti di teatro danza, Campna, gruppo Sprechwerk e alla Staatsoper per quanto riguarda le produzioni delle opere. Poi ha partecipato in Romeo e Giulietta. Sì, sono sono l'anno anche scorso. in alcuni balletti, e quindi tra l'altro Romeo e Giulietta che... Una produzione di John Neumeier. Sì, John Neumeier, che verrà ripresa poi all'inizio di luglio durante il Ballet Tag. Sì. Benissimo Giovanni, allora grazie per esserci venuto a trovare. Grazie a voi per l'invito. Grazie. E allora un in bocca al lupo naturalmente per tutti i tuoi progetti futuri, Grazie. per quello che riguarda la tua carriera. No? Grazie. Grazie ancora. Allora, Ciao a tutti, ciao. Veramente una persona molto molto squisita Giovanni. Sì, magnifica. Allora, facciamo un po' di musica adesso? Sì, un Che po' dici? di musica. Sì. Una canzone speciale per mio babbo? Per tuo Potrebbe papà? essere? Sì. Ok, allora tuo papà ho sentito che piace Il mondo di Jimmy Fontana. Tanto. Ah, e vabbè, allora io però la faccio in una versione un po' particolare. Davvero? Sì, in una versione un po' più ballabile. Ti piacerà sicuramente. E sta andando tanto la cumbia e anche Angeli Damango ha vinto È vero? il Sanremo una cumbia con che non una è molto cumbia, cumbia, ma che va. non è molto cumbia, però Ma vabbè. parla della cumbia. Esatto. Però io adesso faccio Il mondo in versione cumbia, molto più ballabile adesso. Ci sentiamo. Va bene. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Adesso passiamo al nostro spazio social. Allora Silvina, quello che mi ha colpito questa settimana è Dimmi. stato un fatto che è stato reso noto solo la settimana scorsa dalla CNN, perché a quanto pare molti avevano notato l'assenza già da ottobre del cane
di Joe Biden. Bellissimo. Bellissimo, un pastore tedesco, Commander, che a quanto pare era un poco irrequieto. E adesso è uscito fuori, è saltato fuori il perché è stato allontanato dalla Casa Bianca, perché Perché? ha azzannato 24 agenti del servizio segreto, quelli che si occupano della sicurezza, no? della Casa Bianca, di Joe Biden, e quindi alla fine si sono visti costretti ad allontanarlo perché non se ne poteva più. Era Ma veramente... questo è un cuccio. È un pastore tedesco però, sempre. A Le vedere idee politiche. Ma no, non c'entra la politica, però a vedere, sai, tanta gente con sto viso sempre sì. scuro, involto, sempre... Antipatiche. Quindi... Ciao Commander, i social naturalmente si sono scatenati, quindi sono usciti i primi meme, c'è questo con Commander che incita a votare Trump, oppure c'è quest'altro che fa praticamente un sondaggio, o va via Biden o rimane Commander. Va bene. E va bene, allora passiamo adesso dall'altra parte del mondo, passiamo in India. E devi sapere che è successo a fine febbraio. Sì. Un treno senza conducente ha viaggiato per 70 km, senza conducente. È successo, sì. Un po' buffo, no? È un po' buffo, sì, però è successo veramente, purtroppo. Meno male, non è successo niente a nessuno, quindi non ci sono stati danni né a cose né a persone. Però è stata veramente una cosa abbastanza insolita. Il conducente, durante il cambio, si è fermato, però questa stazione era in pendenza. Il treno ha cominciato a andare avanti, praticamente, non aveva messo il freno a mano, non si sa che cosa ha fatto. Sempre più veloce, Quindi no? è diventato sempre più veloce, ha aumentato la velocità, è arrivato a tratti oltre 100 km/h. Sono riusciti a fermarlo grazie a una situazione particolare dove il binario era un poco in salita, hanno messo delle travi in legno in mezzo a dei sacchi di sabbia. E naturalmente le autorità competenti hanno aperto un'inchiesta. Però questo mi fa venire in mente, sai che cosa? Il film Il mio nome è nessuno. Sì. Sai la scena di Terence Hill con questo macchinista che si ferma in questo Vespasiano a fare un bisogno urgente, impellente, e poi alla fine, quando riesce, sente il fischio del treno che va, però c'era Terence Hill, insomma c'era nessuno, no, alla guida di questo treno, però mi sembra veramente una scena così. È che è una scena dei film. E quindi ci allacciamo direttamente al nostro spazio Cinema! Bene, allora mettiamo anche una musica che si adatta all'evento, perché domani sera Ci sono gli Oscar! È tutto Wow! pronto a Los Angeles, tutti in trepidazione, anche se comunque sembra già che il vincitore sia già predestinato. Oppenheimer a quanto pare farà il pieno quest'anno. Alle volte succede, no? Che c'è un film Infatti, che raccoglie tutto. Vediamo succede. veramente, c'è un po' di tutto, però noi ci occupiamo oggi del film della sezione stranieri, Esatto. quindi dove tra gli altri gareggia anche Io Capitano di Garrone. E tu invece ti sei appassionata? Io sono innamorata veramente del film La Società della Neve, perché è un film tratto dal omonimo romanzo di Pablo Vierci, che lui è stato, l'autore, era amico dell'infanzia dei protagonisti. Allora conosce assolutamente tutti i casi. In questo libro si documenta i racconti di questi 16 sopravvissuti. Bene, sappiamo che si tratta del disastro avvenuto nel 1972, quando un aereo dell'Uruguay con la squadra di rugby che voleva andare in Cile è caduto negli Andi. Dei 45 passeggeri hanno sopravvissuto 16. Il regista è un regista spagnolo, Juan Antonio Bayona, che ha partecipato in tanti altri film, per esempio come L'Impossibile, no? La voce narrante in questo film è molto interessante perché si differenzia dalla versione americana, quella del 1993, Alive, che raccontava la voce di vincitori, diciamolo così, e qua racconta veramente Pablo Vierci la voce di tutti i protagonisti, di tutta la squadra di rugby. Tutti i personaggi sono delineati con molta precisione, puoi sapere esattamente di chi stanno parlando in questa versione. L'ambientazione è stata fatta in Spagna, Uruguay e Argentina e la neve
che ha usato Bayona è neve vera, per quello si vede quell'angoscia e il disorientamento dei personaggi, che è quello vero degli attori, perché non ce la facevano più. Sì, sì. E il regista gestisce il paesaggio tra i momenti di tempesta e di calma, quella calma a momenti terribili, no? Della montagna, il suono, il silenzio, è molto, davvero molto 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 ben fatto. Una condizione per fare il film è stata la lingua, perché a differenza dell'altro film che avevamo detto prima, Live, no? Che era un film americano fatto in inglese, questo qua doveva per forza essere fatto in spagnolo, ma non qualunque spagnolo, sino spagnolo rioplatense. Allora chi parla questo tipo di spagnolo, questa variante, sono gli uruguaiani o argentini della parte di Buenos Aires, no? Non dobbiamo dimenticare che magari quel spagnolo tipico che si riconosce all'estero è lo spagnolo che si dice porteño, ma è lo spagnolo di Buenos Aires, che è uguale praticamente, tranne alcune parole, di quello dell'Uruguay. E adesso parliamo dei cameo che ci sono stati in questi film. Diciamo che quasi tutti i sopravvissuti hanno fatto alcun cameo. Per esempio Carlitos Páez si è messo nei panni del suo proprio padre, no? Che era un pittore molto molto conosciuto. Roberto Canessa, il dottore Roberto Canessa, è il medico che si prende cura del suo alter ego. Un altro cameo molto molto interessante è quello di Fernando Parrado, perché lui in questo film fa di una persona, diciamo una comparsa, che apre la porta nell'aeroporto di Montevideo e le apre la porta alla sua propria madre e alla sorella. È di un effetto emotivo enorme, veramente. Non dico perché non voglio raccontare il film. Non spoileriamo molto. Sì, vorrei raccontare tante cose, ma non posso. E sì, è una storia che è veramente sulla resilienza umana, la fratellanza, la solidarietà e la lotta per la sopravvivenza in circostanze veramente estreme. Sì. Benissimo, allora quante stelle vogliamo dare a questo film? 5. Assolutamente. Sì. Vediamo un attimo e speriamo riesca a ottenere qualche cosa. Se lo merita. Perché sì. nella sezione, ripeto, film stranieri c'è veramente una forte concorrenza con un altro film sempre di guerra, La zona di interesse, di produzione inglese, però tratta del direttore di Auschwitz, no? Con la sua famiglia. E vabbè, vediamo un attimo. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, Silvina è volata, come tutte le volte. Sempre. Se volete scriverci, l'indirizzo email è redazione@aperisabato.com, altrimenti cliccate e abbonatevi al nostro canale YouTube, molti di voi ancora non l'hanno fatto. A voi non costa niente, per noi è molto importante. Quindi cliccate sulla campanella se potete ricevere per primi le notifiche sui nuovi contenuti, nuovi filmati che tiriamo fuori sempre, o puntate oppure interviste che trovate anche sulla nostra pagina web. Va bene? Altrimenti sui social, dove siamo? Su tutti i social. Tutti i social. Facebook, Instagram, X, TikTok, tutti. Tutti quanti. E abbiamo anche il canale WhatsApp. Allora che cosa rimane? Rimane solamente salutare tutti quanti e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Buon apperi sabato a te.